Durante un'intervista, Jack disse che per tutta la sua vita aveva dovuto combattere per mostrarsi com'era davvero, perché ogni volta che si divertiva veniva messo a tacere, ma sappiamo tutti che nemmeno un esercito di 7 nazioni avrebbe potuto fermarlo. Salve amici, oggi parleremo di un artista che è al 70° posto tra i migliori chitarristi di tutti i tempi secondo Rolling Stone. Ha conosciuto la fama grazie ai White Stripes e alla sua duttibilità nel suonare tantissimi strumenti. Oggi parleremo di Jack White. John Anthony Gillis, nato a Detroit nel 75, di origini polacche da parte di madre, era l'ultimo di 10 figli e si avvicinò alla musica davvero presto. Entrò a far parte del coro della chiesa e iniziò ad ascoltare musica classica. La svolta fu a 6 anni, quando iniziò a suonare il suo primo strumento, la batteria, e iniziò ad ascoltare blues, folks e rock. L'influenza di queste correnti musicali si sente tantissimo nella sua musica. Per quanto possa sembrare effettivamente strano, la sua gioventù è stata molto legata alla religione. Infatti lui stesso in un'intervista confessò di essere stato ammesso a un seminario in Wisconsin per diventare prete, ma quando scoprì che non poteva portarsi dietro il suo amplificatore, allora rimase a Detroit. Qui iniziò a lavorare in un negozio di tappezzeria di un amico di famiglia e iniziò anche la sua ossessione per il numero 3. Infatti, per Jack tutto gira intorno al numero 3. Bastano 3 piedi per reggere un tavolo, 3 puntine per tappezzare qualsiasi cosa, e anche nella musica, voce, chitarra e batteria, e ritmo, melodia e testo. La sua ossessione per il numero 3 ricorre praticamente in tutte le sue melodie. Durante la sua esperienza come tappezziere, era solito infilare nelle poltrone poesie indirizzate ai tappezzieri che le avrebbero riparate in futuro. Il suo esordio avvenne nel 1990, suonando per la band Gooper and the Peas, per poi suonare contemporaneamente nei Two Stars Tabernacle e nei The Go, fino a quando la sua personalità non iniziò ad offuscare gli altri membri della band, quindi decise di lasciare entrambi i gruppi. Nei primi anni 90, Jack incontrò Meg White in un bar a Detroit e nel 1997 fondarono insieme i The White Stripes. Su Meg non si sa molto, solo che, come Jack, è nata e cresciuta a Detroit. Effettivamente non si sa nulla neanche sul rapporto tra lei e Jack. Nel 1999 i The White Stripes pubblicano il loro primo album omonimo, con Stop Breaking Down e The Big Tree Killed My Baby. Segue nel 2000 The Stale, che in olandese vuol dire lo stile. Rappresenta un movimento artistico diffuso nei Paesi Bassi e di cui White stesso è ammiratore. Nel 2001 esce White Blood Cells, album dedicato a Loretta Lynn, amica di Jack e Meg, per la quale Jack stesso produsse un album. Viene considerato il primo successo commerciale del duo, con brani come Dead Leaves and Dirty Ground, Hotel Yorba, Fell in Love with a Girl e We're Going to Be Friends. Si piazza alla posizione numero 61 e certificato disco d'oro. Nel 2003 esce Elephant, il disco più conosciuto del loro repertorio, con The Hardest Button to Button, utilizzata in una puntata di I Simpson, e Seven Nation Army, che verrà adottata come inno dei mondiali di calcio del 2006 dai tifosi della nazionale italiana. Grazie a quest'album il duo raggiunge il successo internazionale. L'avventura con i White Stripes vede la sua fine nel 2011 con un comunicato ai fan, dove non si spiega il perché dell'abbandono della band, ma si limita a lasciare in eredità i loro brani al pubblico, affermando che i White Stripes non appartengono più a Jack e Meg. Quasi in contemporanea con la fine dei White Stripes, Jack White fonda insieme al cantautore statunitense Brandon Benson la band The Raconter, con cui inciderà 2 album. Broken Boy Soldier del 2006 e Concert of the Lonely del 2008, con l'ultimo singolo della band, Salute Your Solution.
Nel 2007 la band arrivò allo scioglimento, registrando prima il loro ultimo album, pubblicato poi nel 2008, per poi dedicarsi ognuno ai propri progetti. Dopo le collaborazioni con tanti gruppi e artisti e anche le esperienze cinematografiche come attore in Cold Mountain, il duetto con Alicia Keys per il film James Bond Quantum of Solace, decide di concentrarsi sulla sua carriera da solista. Carriera da solista che decolla nel 2012 con il suo primo album, Blunderbuss. Il disco presenta singoli come 16 Sultans, Freedom at 21, Love Interruption and Unshaking. Segue nel 2014 Lazzaretto, la cui uscita è stata anticipata dall'omonimo singolo, nominato anche come miglior canzone rock. Viene poi pubblicato il singolo The Black Bat Licorice, il cui videoclip interattivo sul sito ufficiale presenta la peculiarità che, premendo il tasto 3, riferimento alla sua ossessione per questo numero, è possibile interagire con l'animazione, switchando dal video animato a quello ambientato nella realtà. Cari amici, anche per questa volta è tutto, da RMS Channel alla prossima!